Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso di analisi grafica e della liquidità, corso che vi renderà autonomi nell'analizzare quelli che sono i grafici delle quote calcistiche, oltre ad analizzare quella che è la liquidità in ingresso sui mercati sportivi al fine di interpretarla al meglio e di tradurla in spunti operativi di investimento. Nella lezione di oggi affronteremo il discorso sui punti di minimo e di massimo all'interno di un grafico, andremo a vedere quindi come individuarli, capiremo perché sono importanti e soprattutto capiremo come tradurre la corretta individuazione di questi punti di minimo e di massimo in strategie di investimento. In primis andiamo a capire cosa sono i punti di minimo o di massimo. Noi sappiamo che una quota si muove all'interno di un determinato range causato quindi variazioni quindi causate dagli ingressi di liquidità. Questi punti di minimo e di massimo non sono altro che i punti più alti toccati da una quota all'interno di un determinato range temporale e si formano quando un punto di minimo o di massimo viene toccato al massimo due volte all'interno di questo range temporale. Solo due volte, perché se lo toccasse tre volte allora si formerebbe una zona di supporto o di resistenza. Il concetto di zona di supporto e di resistenza lo vedremo nella lezione successiva, perché è un concetto un po' più profondo rispetto a quello dei punti di minimo e di massimo, che quindi non sono altro che il punto più alto toccato da una quota e il punto più basso, punto che deve essere toccato almeno due volte, perché se lo toccasse tre volte si tradurrebbe in una zona di supporto e di resistenza, come poc'anzi detto. Ad esempio, in questo grafico possiamo avere questo punto di massimo indicato dalla freccia, in quest'altro grafico abbiamo un punto di minimo indicato da quest'altra freccia. Quindi i punti di minimo e di massimo inoltre sono imprescindibili dall'analisi della liquidità, perché preso da solo un punto di minimo o massimo ha un significato abbastanza irrilevante, assume un significato rilevante se in corrispondenza di quel punto di minimo o di massimo vi è l'ingresso di una forte stake o di un determinato volume che comunque fa acquisire importanza a quel punto di minimo o di massimo. Quindi è importante capire cos'è il punto di minimo o di massimo, il punto più alto toccato dalla quota all'interno della sua variazione, il punto di minimo e il punto più basso, ed è importante quindi analizzare la liquidità che entra in corrispondenza di quel determinato punto. In questa slide quindi ho sottolineato l'importanza di analizzare il grafico per range temporali, proprio perché la quota si muove in maniera diversa e quindi anche la liquidità si muove in maniera diversa a seconda di quanto è sostanzialmente distante l'orario di inizio della partita. Perché ad esempio se abbiamo una partita che inizia nella giornata di domani, ora avremo una determinata liquidità in ingresso e la quota si muoverà in un determinato modo a ridosso dell'evento circa 3 ore prima, che è quindi il range temporale ottimale per analizzare questo aspetto. Avremo una quota e una liquidità che si muovono in maniera del tutto diversa. Quindi a ridosso del match sostanzialmente la quota è molto più dinamica, così come la liquidità, rispetto a 8 ore precedenti il match, 5, 10, 15 ore il giorno precedente. Nelle 3 ore precedenti è il range temporale ottimale per analizzare i punti di minimo e di massimo. Infatti abbiamo visto negli screenshot sono riportati due esempi. Se noi analizzassimo il grafico nella sua totalità, il punto di minimo dovrebbe essere questo, ma questo è un punto che la quota ha toccato all'inizio o meglio quando il mercato è stato aperto, quindi quando il mercato era poco liquido, il mercato quindi non era
perfettamente formato, a ridosso del match nelle 3 ore precedenti, sarebbe quindi l'area di grafico ehm, cerchiata, e quest'area di grafico cerchiata, la quota si muove in maniera un po' più veritiera rispetto a come si muove nelle fasi precedenti, nelle fasi molto anteriore all'inizio del match. La stessa cosa quindi in quest'altro screenshot ho cerchiato l'area di grafico, o meglio come si è mosso il grafico, come si è mossa la quota nelle 3 ore precedenti il match. Ho fatto lo stesso in quest'altro grafico e per ciascuno ho individuato le stake in ingresso sul punto di minimo o sul punto di massimo. Qua forse le freccette sono riportate in maniera un po' disallineata, quindi questa è la stake che entra questa è la stake che entra nel punto di massimo, questo è il punto di massimo, questa è la stake che entra nel punto di massimo nelle 3 ore precedenti il match. Stessa cosa quindi per il punto di minimo nelle 3 ore precedenti. Ho prima sostanzialmente ho scisso la porzione di grafico relativo alla variazione di quota nelle 2 ore precedenti il match, e su questa porzione di grafico sono andato ad analizzare quella che è la stake di minimo oppure la stake di massimo. È quindi fondamentale scindere la porzione di grafico nelle 3 ore precedenti il match, quindi questo controllo è per ottimizzarlo è necessario farlo nei 5-10 minuti precedenti il match, perché così si scinde la porzione di grafico relativa alle 2 ore precedenti e si va a individuare quella che è la stake sul punto di minimo o di massimo. Ma andiamo a vedere più nello specifico quando è che si acquisisce valore. Si acquisisce valore quindi innanzitutto andando a individuare la stake, scendendo la porzione di grafico, andando a individuare quindi la stake, se vi è una stake grossa in corrispondenza di una quota di minimo o di massimo, che non va confusa con le manipolazioni. Le manipolazioni ne abbiamo già parlato nella lezione specifica, sono entrambe delle grosse emissioni di liquidità sproporzionate rispetto al resto della liquidità in entrata, solo che le manipolazioni danno il via a un raise o un drop. La stake sulla quota sul punto di minimo di massimo entra già a drop o raise avvenuto, quindi sostanzialmente è una stake che va a individuare, a investire sul valore scaturito dal raise o dal drop. La manipolazione invece causa il drop o il raise e quindi crea il valore. E questa sostanzialmente è la differenza fra la manipolazione e quella che è la stake in ingresso sul punto di minimo o di massimo, quindi entrambe delle grosse emissioni di liquidità, solo che le manipolazioni causano il drop mentre le seconde sfruttano questo drop, questo raise. E questa è sostanzialmente la differenza. Quindi come interpretare le emissioni sulla stake, sui punti di minimo di massimo? Innanzitutto bisogna individuare questa grossa liquidità in ingresso sproporzionata rispetto al resto della liquidità in ingresso, quindi noi avremo sostanzialmente sempre una stake su un punto di minimo di massimo, ma noi cerchiamo delle stake grosse sproporzionate rispetto al resto della liquidità in ingresso. Quindi ad esempio, a prescindere che il primo passo da fare quindi è scindere la porzione di grafico relativa alle 2 ore precedenti il match. Su questa porzione di grafico andare a individuare l'eventuale emissione di liquidità anomala nel punto di minimo di massimo, dove per emissione anomala si tratta di un'emissione sproporzionata rispetto al resto della liquidità che è entrata, e fare attenzione che sostanzialmente vi sia liquidità, o meglio che vi sia corrispondenza esatta tra questo ingresso e il punto di minimo di massimo. Questo perché? Perché ad esempio questa graficamente a volte noi possiamo anche confonderci, perché questa stake può avvenire ad esempio in un punto che non sia esattamente questo, ma a noi interessa che avvenga proprio in questo punto esatto. Quindi per verificare questa cosa dovremo affidarci a un sito che sostanzialmente fornisce anche il dettaglio delle stake in ingresso, come Xcapper, Betwatch, che forniscono il dettaglio
dove noi possiamo andare a vedere che nel punto più alto toccato dalla quota vi sia quell'esatto ingresso di stake sproporzionato rispetto alle stake che sono entrate sino in quel momento sul mercato. Una volta fatto questo si può individuare valore su quel determinato asset a seconda se l'ingresso sia sul punto di minimo o sul punto di massimo. Questo perché una grossa stake nel punto di minimo è a prescindere dal fatto, cioè prendo in considerazione il fatto che queste stake sono sostanzialmente movimenti più grosse da stake, più sostanzialmente vi è una mano esperta dietro quell'ingresso, che può essere quindi di un fondo di investimento o di un gruppo di trader esperti, più grosse da stake e più vi è sproporzione rispetto alla liquidità in ingresso su quel determinato asset, più vi è valore in questa strategia che stiamo qui illustrando, ossia una grossa stake nel punto di minimo e deriva probabilmente da qualcuno che ha individuato valore sul bancario quell'estero, perché magari vi è stato un forte drop, la quota è droppata, si è mangiato tutto il valore di quell'asset, fino al punto che conviene non più puntare quell'esito ma bancarlo. Stessa cosa sulla grossa stake nel punto di massimo, viene un race su quella quota, race, fino al punto in cui conviene puntare quell'esito perché si è creato tantissimo valore. A volte è anche possibile che sostanzialmente queste stake di minimo e di massimo siano successive ad una manipolazione, quindi vi è prima la manipolazione che causa il drop o il race della quota, causa il race della quota, la quota sale e quindi entra poi questa stake nel punto di massimo perché vi è eccessivo valore su quella quota e conviene puntarla, oppure la manipolazione causa il drop della quota, droppa, si mangia tutto il valore della quota stessa e quindi a quel punto conviene bancare l'esito. In questo caso quindi come possiamo interpretare, come possiamo tradurre in strategie di investimento queste stake sui punti di minimo e di massimo? Innanzitutto appunto la prima cosa è scindere la porzione di grafico relativa alle 3 ore precedenti il match, vedere se nel punto di individuare il punto di minimo e di massimo, vedere se in quel punto vi sono state delle grosse emissioni di liquidità sul minimo sul massimo e in quel caso interpretarle come valore in back o valore in lei su quel determinato esito, a seconda che sia una stake sul minimo o sul massimo. Quindi e questa sostanzialmente l'operatività. I concetti da tenere a mente quindi sono innanzitutto fissare, capire cos'è il punto di minimo e di massimo, l'analisi per range temporale, non confondere quindi queste stake con una manipolazione, tenendo presente che molto spesso queste stake giungono dopo una manipolazione, e soprattutto capire come intervenire, quindi quando questa stake quindi è sproporzionata rispetto al resto, capire in che punto entra, in base al punto in cui entra, capire se c'è valore in back o valore in lei. Questo sostanzialmente è tutto quello che concerne i punti di minimo e di massimo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.